100.000 miliardi. È il numero esatto di particelle fantasma che ti hanno appena trapassato il cranio in questo singolo secondo. E ora, un altro secondo, altri 100.000 miliardi. Stai leggendo queste parole, pensi di essere fermo, al sicuro, seduto sulla tua sedia. Pensi che la tua pelle sia un confine netto tra te e il resto dell'universo, ma è una perfetta, meravigliosa bugia. In questo preciso istante, il tuo corpo non è un muro solido, è un colabrodo cosmico, un'oscurità luminosa dove fiumi di materia invisibile scorrono senza sosta. Non mi credi? Avviciniamoci. Ti mostro cosa succede davvero dentro di te, proprio adesso. Guarda la tua mano. Tocca il tavolo davanti a te. Lo senti duro, vero? Immagina che il tuo corpo sia come una gigantesca rete da pesca. A te sembra fitta, ma se guardi bene, tra un filo e l'altro c'è solo un vuoto spaventoso. I tuoi atomi, le fondamenta stesse di ciò che sei, sono per il 99,9% puro spazio vuoto. E in questo vuoto, l'universo intero sta facendo irruzione. Silenziosamente, costantemente. Ti chiedi mai cosa ci sia in questo fiume invisibile che ti attraversa? Oltre il 90% di questo flusso è composto da qualcosa di così assurdo che la fisica fa fatica a descriverlo. I neutrini. E la maggior parte di loro arriva dritta dal cuore bollente della nostra stella. 8 minuti fa, nel nucleo del Sole, 2 atomi di idrogeno si sono scontrati a 15 milioni di gradi. Un'esplosione silenziosa. Da quell'impatto è nato un neutrino. È sfrecciato fuori dal Sole alla velocità della luce. Ha attraversato 150 milioni di chilometri di vuoto gelido ed è appena entrato dal tuo petto, uscendo dalla tua schiena. E non era solo. Come ti dicevo, sono 100.000 miliardi. Ogni singolo secondo. Ma perché non senti nulla? Perché non cadi a terra fulminato da questo bombardamento? Immagina di lanciare un sassolino attraverso un cancello aperto. Non toccherà mai i bordi. Il neutrino è quel sassolino, ma infinitamente più piccolo. Non ha carica elettrica. Non sente l'elettromagnetismo. Per lui, i tuoi atomi semplicemente non esistono. Fermati un attimo. Pensa a quanto è spesso un muro di cemento. 20 centimetri? Un metro? Se volessi fermare la luce del sole, ti basterebbe un foglio di cartone. Se volessi fermare le radiazioni gamma, ti servirebbe un metro di piombo. Ma se volessi fermare anche solo la metà dei neutrini che ti stanno attraversando proprio ora, tieniti forte. Ti servirebbe un muro di piombo spesso, un anno luce. Un anno luce. 10.000 miliardi di chilometri di metallo solido. E tu sei fatto di carne e ossa, spesso appena 20 centimetri. Per il neutrino, tu sei trasparente quanto il vuoto più assoluto. In un'intera vita umana, 80 anni di bombardamenti ininterrotti, si stima che forse, e dico forse, un solo neutrino colpirà un singolo atomo del tuo corpo. Un incontro unico in un'eternità di vuoto. Ma i neutrini non sono soli. C'è qualcos'altro là fuori. Qualcosa di molto più violento. Qualcosa che non è nato nel nostro placido sole, ma nell'agonia delle stelle più grandi dell'universo. Immagina una stella gigante che collassa e poi esplode. Una supernova. Un'onda d'urto che lacera lo spazio-tempo, scagliando nuclei atomici a velocità folli attraverso la galassia. Questi sono i raggi cosmici. Proiettili subatomici, carichi di un'energia devastante. Viaggiano per milioni di anni nel buio, nel freddo assoluto. E indovina dove finisce la loro corsa infinita? Esatto, sulla tua spalla, sulla tua testa, nel tuo caffè. Ne arrivano migliaia ogni minuto su ogni metro quadrato della Terra. Questi non sono fantasmi pacifisti, questi colpiscono duro. Se questi proiettili cosmici ci bombardano di continuo, perché siamo ancora vivi? Perché il tuo DNA non viene fatto a pezzi in pochi giorni. Pensa a te stesso in mezzo a un uragano devastante. Sei vivo solo perché qualcuno, da qualche parte, sta tenendo aperto un ombrello gigantesco sopra di te. A 3.000 chilometri sotto i tuoi piedi, nel buio totale, un oceano di ferro fuso ruota instancabilmente.
Questo nucleo fluido genera il campo magnetico terrestre. È una cattedrale di linee di forza invisibili che si erge fino allo spazio. Quando i raggi cosmici letali arrivano, si schiantano contro questo scudo, vengono deviati, scivolano via verso i poli, creando le meravigliose aurore boreali. Sei protetto da un'armatura che non puoi vedere, ma che ti salva la vita ogni secondo. Tutto perfetto, vero? Siamo al sicuro sotto la nostra cupola magnetica. Ma c'è un problema enorme. Lo scudo non è impermeabile, non ferma tutto. Alcuni di questi proiettili cosmici sono così potenti, così carichi di energia, che sfondano il campo magnetico, si schiantano contro l'atmosfera e generano una pioggia secondaria di frammenti letali. Si chiamano muoni. E questi arrivano fino a te. Attraversano i tetti, i pavimenti, la tua pelle. A volte uno di questi frammenti colpisce esattamente il centro di una tua cellula, colpisce il tuo DNA, spezza la doppia elica. È un danno, un errore nel codice. Nella stragrande maggioranza dei casi il tuo corpo ripara il danno, ma a volte quell'errore si accumula. È il prezzo che paghiamo per vivere in un universo violento. Fermati e pensaci. Questo è pazzesco. L'esplosione di una stella morta milioni di anni fa, in una galassia lontanissima, ha appena alterato la struttura intima del tuo corpo, oggi, nel tuo salotto. Non sei un osservatore isolato. Sei intimamente, fisicamente connesso agli eventi più distruttivi del cosmo. Ma aspetta, perché quello che ti ho raccontato finora è solo la punta dell'iceberg. Finora abbiamo parlato di particelle che conosciamo, cose che possiamo misurare, calcolare, prevedere, neutrini, fotoni, muoni. Ma il tuo corpo in questo esatto momento sta facendo da filtro a qualcosa di molto più inquietante. Qualcosa che permea la stanza in cui ti trovi, che ti attraversa le ossa e di cui non sappiamo assolutamente nulla. Prima di arrivare al grande mistero, guarda l'aria intorno a te. Sembra vuota. In realtà stai nuotando in un oceano in tempesta creato dall'uomo. Onde radio, segnali Wi-Fi, reti cellulari, satelliti GPS. In questo momento, la canzone che il tuo vicino sta ascoltando in streaming, l'email del tuo capo, il video di un gattino dall'altra parte del mondo. Tutto questo è codificato in onde elettromagnetiche che ti stanno attraversando lo stomaco, il cervello, il cuore. Sei immerso in un brodo digitale di informazioni. Milioni di voci e dati che vibrano attraverso le tue cellule a 300.000 km al secondo. Un silenzio rumoroso. Una rete invisibile che unisce l'umanità, passando letteralmente attraverso la tua carne. Ma ora dimentica i segnali umani. Dimentica i neutrini. Dimentica i raggi cosmici. C'è un'ombra nella stanza con te. Guarda l'universo. Se sommiamo tutte le stelle, tutti i pianeti, tutti i buchi neri, tutti gli esseri umani, ogni singolo granello di polvere, otteniamo solo il 5% di quello che c'è là fuori. Il 5%. E il resto? Il 27% dell'universo è fatto di qualcosa che chiamiamo materia oscura. Un nome che diamo alla nostra ignoranza. Non emette luce. Non riflette la luce. Non assorbe la luce. E non tocca la materia normale. Eppure ha una massa, ha un peso. Crea una gravità immensa che tiene insieme le galassie, impedendo loro di sfaldarsi mentre ruotano. Pensa a un vento potentissimo che piega gli alberi, solleva le auto, fa crollare i palazzi, ma tu non puoi sentirlo sulla pelle. Questa è la materia oscura. E secondo i modelli fisici più accreditati, non sta solo fluttuando nello spazio profondo. È qui. In questo momento, una tempesta invisibile di particelle di materia oscura sta attraversando la Terra. Sta attraversando la tua stanza. Sta attraversando te. Ti trapassa le mani, gli occhi, i polmoni. Miliardi di particelle sconosciute che scorrono dentro il tuo corpo ogni secondo. Non sappiamo cosa siano. Non sappiamo da dove vengano. Sappiamo solo che ci sono. E che senza di loro l'universo collasserebbe. Un'esistenza che cancella ogni nostra certezza.
il mistero più grande della fisica e sta accadendo letteralmente nel tuo sangue. Se stai ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. Voleva vedere oltre il velo della normalità. E c'è molto altro da scoprire. Perché quando inizi a capire che il tuo corpo è una stazione di transito per i segreti del cosmo, niente è più come prima. La scienza ci insegna che non siamo chiusi in una scatola. Siamo aperti, esposti, attraversati da forze cosmiche antiche quanto il Big Bang. E questa non è filosofia, è fisica misurabile, è la realtà spietata e magnifica dell'universo in cui vivi. Tu sei il centro di un incrocio cosmico. Tutto questo ci porta a una conclusione inevitabile. Per tutta la vita ti hanno insegnato a guardare il cielo stellato come qualcosa di lontano, qualcosa di esterno, un tetto bellissimo sotto cui vivere. Ma è sbagliato. Il cielo non è sopra di te. Il cielo è dentro di te. Il cosmo ti attraversa, ti plasma, ti modella. I neutrini del Sole danzano tra i tuoi atomi. I resti delle supernove bussano al tuo DNA. L'ombra della materia oscura ti avvolge in un abbraccio invisibile. Non c'è confine tra la tua pelle e il vuoto spaziale. Sei letteralmente un colabrodo meraviglioso, un setaccio attraverso cui l'universo filtra se stesso per cercare di capirsi. E lo fa in totale silenzio. Mentre tu respiri, batti le palpebre, vivi. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra 10 elevato a 100. Non stai guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso. Non sei nel cosmo, sei fatto di cosmo. E questo era il colabrodo cosmico che chiami corpo. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro, l'infinito non smette mai di attraversarci. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così. Aiutami a mostrargliela.